Nel 1612 Artemisia Gentileschi dipinge il suo Giuditta e Oloferne. La 19enne Artemisia era appena stata violentata da Agostino Tassi. Nel dipinto rappresenta l'eroina biblica che uccide l'oppressore maschile con violenza inaudita. Questo dipinto ci racconta come alle soglie della modernità cominciassero già a emergere le prime artiste della storia, pittrici, poetesse e musiciste. Donne anticonformiste che sfidavano gli stereotipi e i preconcetti della società del loro tempo. In questo video parleremo di alcune di loro e di come nel Seicento, se eri donna e volevi comporre musica, avevi solo due possibilità: essere una santa o una peccatrice, e a volte entrambe. Venezia 1644. Una donna pubblica per la prima volta una raccolta di cantate d'amore con il suo nome in copertina. Si chiama Barbara Strozzi, è figlia illegittima di un poeta e di una serva. È stata educata in un clima nobile e progressista, in una Venezia laica che inizia a cambiare. Nel 1600 proprio a Venezia venne pubblicato uno dei primi pamphlet femministi della storia, Il merito delle donne di moderata fonte. Qualche mese prima Lucrezia Marinelli aveva pubblicato La nobiltà et eccellenza delle donne. Barbara Strozzi vive in un mondo dove le donne possono cantare, ma non creare. Lei lo fa lo stesso. 8 libri di cantate, arie e molte altre composizioni. Ma una donna compositrice o musicista era molto controversa al tempo, anche perché l'abilità musicale in una donna era associata al mestiere delle cortigiane, che sovente deliziavano i loro clienti con la musica. Questa percezione era largamente diffusa nella popolazione. In una lettera della fine del Cinquecento di Pietro Aretino, il poeta scrive: «I suoni, i canti e le lettere che sanno le femmine sono le chiavi che aprono le porte della pudicizia loro». E negli stessi anni persino Pietro Bembo in una lettera spiega alla sua stessa figlia: «Ti fo intender quello che tu forse per la tua troppo tenera età non puoi sapere, che il sonar è cosa da donna vana e leggera». Eppure la Strozzi componeva e eseguiva le proprie splendide musiche, costellate di sofferenza e amori infelici. La Strozzi metteva in crisi i preconcetti della sua epoca. E a questo dovete aggiungere il nubilato, 4 figli illegittimi e il rumor di una relazione con un cantante castrato. Secondo alcuni questo dipinto scabroso di Bernardo Strozzi rappresenta proprio lei, la Barbara. Cos'altro serviva per renderla immortale? Ma lasciamo per un poco quella culla di libertà e eccentricità che è stata Venezia nella cultura moderna italiana. L'altro luogo in cui una donna poteva liberamente scrivere musica agli albori della modernità era il convento. Le monache che suonavano e cantavano nascoste alla vista dietro pesanti grate di ferro, come le orfane di Santa Maria della Pietà a Venezia, per cui Vivaldi ha composto tutti o quasi i suoi concerti. I conventi femminili di Milano e Novara erano tra i luoghi più vivaci per la pratica musicale del Seicento, tanto che le famiglie patrizie facevano a gara per farvi entrare le proprie figlie dotate di voce o talento strumentale. La prima opera di musica strumentale di una donna appartiene proprio a una monaca di Novara, Isabella Leonarda, che nel 1693 pubblicava le sue Sonate da chiesa, opera 16. Intanto, fuori dai conventi, Francesca Caccini
Fu la prima donna a scrivere un'opera lirica, La liberazione di Ruggero dall'isola di Alcina del 1625. Un'opera con delle donne forti come protagoniste che sembra prodotta dalla Disney. Questa tradizione continuerà a lungo nell'opera e arriverà fino a Mozart, che era un avido lettore di pamphlet femministi e non perde l'occasione di ricordarcelo nelle sue opere. Ogni donna è portata alla difesa del suo povero sesso, da questi uomini ingrati a torto presso. Nell'Ottocento la situazione della donna migliora leggermente, ma la cultura resta in gran parte patriarcale e gli artisti ce lo raccontano nelle loro opere. Guardate questo dipinto del 1853 di Wilhelm Holman Hunt. Sembra una normale coppia sposata, ma la donna guarda fuori dalla finestra come se volesse scappare ed è circondata da simboli di oppressione, l'orologio imprigionato, il gatto che famelicamente gioca con la sua preda e un guanto abbandonato, simbolo del fato della donna stessa. Nell'Ottocento le compositrici erano più libere, ma lo stigma permaneva. Un esempio lampante sono le grandi sorelle dei compositori, musiciste spesso esperte, ma che rimanevano poi alla penombra dei propri fratelli. È il caso di Fanny Mendelssohn, compositrice prolifica, che spesso pubblicava però a nome del fratello. Nei diari di Mendelssohn c'è un aneddoto proprio a questo riguardo. Il compositore suonò a un concerto a Buckingham Palace. La regina si complimentò con lui per il Lied Italien e il compositore fu costretto ad ammettere: «Maestà, l'ha scritto mia sorella». Fanny compose più di 300 lieder e in questo Italien una donna intrappolata sogna una terra in cui può trovare la libertà e placare i tormenti del suo petto. Ma Fanny scrisse anche meravigliosa musica strumentale, come questo trio in re minore. Sentite la modernità, la bellezza e il virtuosismo anche di questo brano. Negli stessi anni Clara Schumann, virtuosa pianista, moglie del celebre Robert, era compositrice prolifica e pianista affermata. Nel 1856, dopo la morte di Robert Schumann, mantenne 8 figli solo con i suoi concerti in Europa. Nel 1842 una donna ottenne finalmente per la prima volta un'importante cattedra al conservatorio, la compositrice Louise Ferrand, anche se veniva pagata leggermente meno dei suoi colleghi maschi. Ci sarebbero tante altre compositrici donne che non ho citato, ne parleremo magari in un altro video. Io sono Francesco e come sapete sul mio canale parlo di musica. Vi invito a mettere mi piace, condividere, iscrivervi al canale e se volete abbonarvi o sostenermi con una donazione. Fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre compositrici donne preferite. Alla prossima, ciao ciao!